Dal Vangelo secondo Marco. Una buona domenica a tutti. Il racconto del brano evangelico di oggi è il seguito di quello che abbiamo ascoltato la scorsa domenica. Ricordiamo che il Vangelo ci aveva parlato della guarigione della donna che aveva perdite di sangue e poi la rianimazione della figlia di Gairo. Tutte e due queste guarigioni erano state ottenute dalla fede. Avevano creduto in Gesù sia la donna che Gairo e c'era stata la vittoria della vita sulla morte e sulla perdita della vita. Oggi noi vedremo il contrario. Cosa accade quando non c'è fede? A Cafarnao la fede aveva ottenuto la vita. Vedremo oggi cosa provoca la mancanza di fede, la non accoglienza di Gesù nella propria vita. Vediamo di introdurre l'episodio. Deve essere trascorso più o meno un anno di vita pubblica di Gesù a Cafarnao. Difatti siamo a un terzo del Vangelo secondo Marco. E a Cafarnao, dove si è stabilito, dopo aver lasciato Nazaret, Gesù ha ottenuto dei buoni risultati fra la gente che lo ascolta e che lo ammira. Ha incontrato però anche l'opposizione degli scribi e dei farisei, che lo hanno accusato di essere in combutta con Belzebul e addirittura hanno già deciso di toglierlo di mezzo. Hanno capito che è una persona pericolosa per l'istituzione religiosa di Israele. E a questo punto, quindi dopo un anno di vita pubblica, che Gesù decide di tornare nella sua patria. Cosa ci va a fare? Noi pensiamo subito a una visita di cortesia, è andato a trovare la mamma, i parenti, gli amici. L'obiettivo è un altro. E per capire che cosa accade a Nazaret quando lui arriva, vanno tenute presenti le notizie che circolano sul suo conto in paese. Hanno sentito delle guarigioni che opera, del messaggio provocatorio che annuncia e molti hanno concluso: non è più lui, è impazzito. Noi abbiamo conosciuto Gesù di Nazaret che faceva il lavoro del carpentiere e qui abbiamo sentito invece parlare di lui che sta provocando dei dissensi con l'autorità costituita. Viola il sabato, frequenta le case dei pubblicani e dei peccatori, accarezza i lebbrosi, annuncia il perdono dei peccatori senza chiedere prima se sono pentiti e poi non dice che devono andare a fare le pratiche di purificazione nel Tempio. Per lui queste cose non contano nulla. Poi non pratica il digiuno e insegna ai suoi discepoli a fare altrettanto. Ecco, questo Gesù si è allontanato dalla tradizione e quando sono andati a prenderlo per riportarlo alla ragione, riportarlo a Nazaret, lui non si è lasciato catturare. Ha detto: c'è una nuova famiglia, quella vecchia famiglia deve entrare nella nuova famiglia. E sono preoccupati perché Gesù si sta allontanando dalla tradizione che tutti hanno sempre ritenuto giusta. È quello che i rabbini hanno insegnato, gli scribi e i farisei. È la loro predicazione che va seguita. Così la pensano a Nazaret. Ed ecco Gesù che giunge nella sua patria. Sentiamo che cosa accade quando torna a Nazaret. Gesù partì di là
e venne nella sua patria, e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga, e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi, come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Quando i parenti erano andati a prendere Gesù a Cafarnao, lui aveva lasciato chiaramente intendere che aveva dato un taglio al gruppo familiare chiuso. Adesso decide lui di tornare nella sua patria e notiamo che non viene nominato Nazaret, si dice patria. Il richiamo è chiaramente al padre, alla terra dei padri, alla tradizione. Nazaret è un paese là in montagna, chiuso, non ha molti contatti con chi la pensa in un modo diverso e quindi coltivano le loro tradizioni. Gesù ha dovuto allontanarsi proprio perché lì il suo messaggio non sarebbe penetrato. Comunque adesso torna. E il fatto che non ci vada da solo non fa pensare una visita di cortesia a sua mamma, ci va con i discepoli e questo è un gesto inequivocabile che lui compie. È la sua nuova famiglia che è composta da coloro che hanno detto sì alla sua chiamata, hanno lasciato le reti, il padre, la barca, i garzoni, il banco delle imposte, Matteo, lo hanno seguito perché hanno cominciato a capire che lui fa una proposta di uomo allettante, anche molto confusa all'inizio nella mente di chi lo sta seguendo, ma hanno percepito che seguire lui porta a dare un senso alla vita. E arriva quindi con i suoi discepoli e è come se lui presentasse la sua nuova famiglia alla vecchia famiglia per convincerla a lasciarsi coinvolgere in questa novità. La sua famiglia, lo ricorda molto bene l'Evangelista Giovanni al capitolo 7, è legata alla tradizione, non si lascia smuovere, dice Giovanni, che neppure i suoi fratelli credevano in lui. Il gruppo arriva a Nazaret, ma non di sabato non si cammina, è già arrivato da qualche giorno, ma non si accenna che ci siano stati dei dissensi o delle discussioni in paese quando Gesù è arrivato. Lì è conosciuto, è certamente ben voluto e finché Gesù conduce la vita di tutti i giorni, si rapporta normalmente con le persone, nessuno ha qualcosa da ridire su di lui. Finché parla di porte, di aratri, di tavoli, va d'accordo con tutti. I problemi sorgono nel giorno di sabato, quando lui entra nella sinagoga e comincia a lanciare il suo messaggio. L'Evangelista dice che molti, ascoltandolo, rimangono stupiti. Il verbo però non è stupiti, che è taumazzo, è ekplesso, che significa sono rimasti colpiti. Ekplesso è composto da ek, che è un rafforzativo, e da plesso. Plesso significa colpire, ferire, scioccare. Sono rimasti scioccati, non stupiti, sconvolti, turbati. Cosa sta dicendo? Le omelie dei rabbini erano sempre molto tranquille. C'era la disposizione che il rabbino, colui che presiedeva
alla liturgia della sinagoga doveva avere le seguenti caratteristiche: bella presenza, poi una bella voce e soprattutto non doveva provocare, doveva essere conciliante, tenero, dolce quando parlava della parola di Dio e della Torah. Non sappiamo se Gesù aveva le caratteristiche della bella presenza o la bella voce, non ci interessa. Di sicuro non aveva la terza caratteristica, cioè non era mai accomodante. Lo ricordiamo? A Cafarno, appena entra nella sinagoga, non fa i discorsi come li facevano i rabbini. È provocatorio al punto che il demonio che era presente in quell'uomo si ribella, cioè la parola di Gesù non lascia tranquilli i demoni che ci sono dentro le persone. Il disumano che è presente, quando arriva la parola di Gesù di Nazaret, reagisce perché si sente toccato, si sente scacciato dall'uomo. E allora ci chiediamo, cosa ha scioccato la gente di Nazaret? Cos'è che li ha feriti? Non lo sappiamo, perché non ci viene riferito ciò che Gesù ha detto. Ma non è difficile da immaginare. Ha annunciato quello che predicava ovunque. Che cosa? L'immagine di un Dio che non era quello che avevano in mente loro. Avevano in mente il legislatore, giustiziere, un Dio che voleva bene al popolo di Israele e ripudiava gli altri popoli. Questa era la concezione che avevano, e Gesù annunciava un volto di Dio che era buono in modo incondizionato, buono e solo buono, non faceva del male a nessuno. E questo Dio non andava bene, perché ci voleva un Dio giusto che puniva i peccatori e castigava i pagani. E questo Dio per loro era assolutamente inconcepibile. Poi che la salvezza non fosse riservata solo ai figli di Abramo, e questo ancora dava fastidio. La salvezza, la benedizione, quindi la posterità numerosa, la vita, era riservata ai discendenti del patriarca Abramo. Poi l'uomo che Gesù presentava non era colui che arrivava a dominare, a vincere, a farsi servire, esattamente il contrario. È chiaro, tutta questa predicazione che Gesù annunciava in tutte le sinagoghe deve essere stata quella che ha presentato anche nella sua patria. Che cosa accade adesso? Come mai questa reazione? E cosa interessa a noi la reazione di quelli di Nazaret? Diciamolo subito. Di fronte alla parola del Maestro che giunge a noi oggi attraverso il Vangelo e attraverso chi ci comunica il Vangelo autentico, è una proposta e una predicazione che scuote il cuore delle persone, che tocca il disumano, il demoniaco che è presente nell'uomo e provoca la reazione. Siccome anche noi oggi vogliamo conservare e non essere disturbati, conservare le nostre posizioni, quando arriva questa parola che ci tocca nel vivo, noi reagiamo esattamente come quelli di Nazaret. È per questo che è importante, noi esamineremo adesso il modo come loro cercano di proteggersi da questa predicazione. Come reagiscono? Con delle domande, una serie di domande che si pongono questi ascoltatori nella sinagoga di Nazaret. Noi le prenderemo in considerazione queste domande che loro pongono una per una, perché sono tutte sbagliate e sono domande che servono a un obiettivo soltanto, quello di schermarsi dalla parola che esige, che li provoca, li stimola a una conversione. È una proposta troppo impegnativa. Bene, vediamole queste domande che loro si pongono. La prima:
da dove vengono a questo tale queste cose. È significativo quello che stanno dicendo. Non dicono dove vengono a Gesù queste forze che portano a compiere guarigioni. Parlate bene, Gesù compie guarigioni. No, questo tale, queste cose. C'è una forma di disprezzo in questo linguaggio. La domanda non è giusta, è sbagliata. La domanda vera che dovevano porsi era un'altra, cioè ciò che lui fa, queste guarigioni, questa vita che lui ottiene con la sua parola, questa umanizzazione, è bella oppure no? Ciò che lui compie è in favore della vita o contro la vita? Ciò che lui fa è in favore dell'uomo o contro l'uomo? Umanizza o disumanizza la sua parola? Se è una parola che umanizza, viene certamente da Dio. E se vengono da Dio queste opere che lui compie, allora lui ha ragione. E noi dobbiamo cambiare, dobbiamo mollare le nostre convinzioni, le nostre tradizioni, quegli pseudo-valori su cui puntiamo la nostra vita. E allora che cosa facciamo? Cosa hanno fatto quelli di Nazareth? Preferiscono accettare una risposta che è quella dei farisei. Queste opere potrebbero venire da Belzebul, dal demonio. È esattamente quello che tante volte diciamo anche noi per proteggerci, per schermarci dalla provocazione che viene dal Vangelo. Quando vediamo qualcuno che compie opere che derivano dal fatto di aver assimilato, di aver dato fiducia alla proposta del Maestro, escono delle opere umanizzanti. Come ci si difende? Come non si vuole lasciarsi coinvolgere in questa proposta di vita, ci si difende magari dicendo vengono da Belzebul. Come? Le fa per orgoglio, vuole mettersi in vista, vuole farsi vedere, vuole essere il primo. Sono scuse. Se le opere sono belle e vengono dal fatto di aver aderito al Vangelo, la domanda giusta è una sola. Vale la pena accogliere questa proposta che produce delle cose così straordinarie? Il messaggio evangelico preso sul serio genera vita o genera morte? Questa è la domanda giusta. Quando ci troviamo di fronte a ciò che hanno fatto i santi della carità, li conosciamo bene: Camillo dell'Ellis, il Cotolengo, Vincenzo De Paoli, San Giovanni di Dio. Cosa ha prodotto il Vangelo in San Francesco? Ecco, non andiamo a chiederci come hanno fatto loro e da dove provengono. Se le opere sono belle e sono prodotte dal Vangelo, allora lasciamoci coinvolgere in questa proposta che Gesù fa. Seconda domanda. Che sapienza è mai questa che gli è stata data? Di nuovo viene detto a questo tale, sapienza che è stata data a questo tale, ma nominatelo, è Gesù, lo conoscete bene. No, il messaggio, costui, da dove lo ha preso? Non viene questo messaggio dai maestri religiosi ufficiali, quindi non è affidabile, non è la tradizione, non corrisponde ai ragionamenti che noi facciamo. La domanda giusta è un'altra, è: ciò che lui annuncia è vero o è falso? E direi che questa domanda serve sia al credente che al non credente per schermarsi dalla predicazione che viene dal Vangelo. Comincerei col non credente, che si scherma proprio con questa domanda: da dove viene? La domanda giusta dovrebbe essere per il non credente:
È umanizzante oppure no il messaggio evangelico? Cos'è più conforme alla dignità umana? La proposta di vita donata o l'egoismo? Pensare a se stessi, a godersi la vita senza pensare agli altri. Cos'è che ci rende più uomini? Il perdono, fare del bene a chi ci ha fatto del male, è più conforme o meno conforme alla dignità umana della vendetta? Il modo di vivere la sessualità, la famiglia che viene proposta dal Vangelo, monogamica, l'amore coniugale incondizionato, è più o meno degno dell'uomo? Queste sono le domande giuste. Le altre domande servono soltanto per non lasciarci convertire, per non lasciarci scacciare i demoni e il disumano che abbiamo dentro. Per il credente, la domanda giusta non è conforme alla tradizione o ciò che hanno insegnato? No, la domanda giusta è vero o è sbagliato? Non è si è sempre fatto così, si è sempre pensato così. La domanda giusta è vero o non è vero ciò che lui annuncia? Non sono ragioni che possono essere sollevate contro il messaggio evangelico, quelle che tante volte vengono presentate sempre per schermarsi. La vita dei preti, cosa interessa? La storia, i cardinali, i papi rinascimentali, non interessa. È con il Vangelo, con la sua proposta che ti devi confrontare. La terza domanda, i prodigi compiuti dalle sue mani. Sono mani di un carpentiere, callose. Teniamolo presente, è un carpentiere che ha cambiato il mondo, nessuno se l'aspettava, tantomeno quelli di Nazareth. Di nuovo, guardano quelle mani e anche noi siamo invitati a guardare le mani. Il Vangelo, come fa muovere le mani? Coloro che accolgono il Vangelo autentico. Non guardiamo a coloro che magari si fregiano del titolo di cristiani, ma non muovono le mani come suggerisce il Vangelo. Il Vangelo fa muovere le mani in un modo diverso. Non le fa muovere per uccidere, le fa muovere per la vita, solo per la vita. Non le fa muovere per provocare dolore, ma per alleviarlo, non per gettare a terra il fratello, per risollevarlo. Ecco, se queste mani producono queste cose perché sono mosse dal Vangelo, allora vuol dire che quel Vangelo, quella parola che lui annuncia, non interessa se è conforme o non conforme a quello che i maestri dicono. È che è vita, è che è bella. E allora interiorizza e accogli questo messaggio. Quarta domanda, non è costui il carpentiere? Il carpentiere era un mestiere, fare il carpentiere, mestiere umile, disprezzato anche, perché i lavori che faceva il carpentiere li facevano tutti nei tempi morti delle stagioni, costruire sedie, aggiustare dei cesti, aggiustare il tetto della casa. Chi faceva il carpentiere vuol dire che non aveva dei possedimenti della terra che lo potessero alimentare. Quindi Gesù, facendo il carpentiere, dichiara chiaramente di appartenere alla categoria più povera. E loro si aspettavano che le persone che dovevano compiere delle cose straordinarie dovevano essere persone importanti. Trattare Gesù come carpentiere è un tentativo di banalizzare ciò che lui dice. Non è un rabbino, non è un membro del clero, uno scriba, un leader della sinagoga, non appartiene all'elite e quindi non ascoltiamolo. Notiamo
Tutte queste domande sono quelle che si ripetono anche oggi per schermarsi dalla proposta che Gesù di Nazaret fa. Quinta domanda: non è il figlio di Maria? In Israele nessuno veniva identificato come figlio della mamma, sempre come figlio del papà, anche se il papà era morto. Figlio di Maria è una forma spregiativa che hanno nei confronti di Gesù. Poi citano i fratelli e le sorelle, li citano per nome: Giacomo, Ioses, Giuda, Simone. Sono tutti nomi ebraici molto tradizionali, nomi di patriarchi, di capi tribù di Israele. E sono dei tradizionalisti. I familiari di Gesù non vogliono essere scomodati dalle loro posizioni. E per gli abitanti di Nazareth, la ragione allora è questa: se neppure i suoi familiari credono in lui, possiamo tranquillamente continuare sulle nostre posizioni. E si scandalizzavano di lui. Sentiamo la risposta di Gesù. Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi dintorno insegnando. La conclusione di Gesù di fronte a tutti questi interrogativi che si pongono coloro che hanno ascoltato il suo messaggio, la conclusione di Gesù è amara. Il profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. È la citazione di un proverbio che a noi richiama ciò che dice l'Evangelista Giovanni all'inizio del suo Vangelo. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. È ciò che tante volte accade, che la gente apprezza le persone che sono lontane, inavvicinabili magari, non le conosce nella loro realtà, nel loro vivere, e immagina un mondo di sogni tante volte. Mentre le persone che si hanno vicine hanno sì delle buone qualità, ma anche tutti quelli che sono i limiti umani. Ci si aspetta sempre che gli eventi straordinari, i messaggi straordinari vengano da gente lontana, da gente da fuori. Pensiamo anche a tanti personaggi che noi ammiriamo, che sono ritenuti delle star, dei modelli da imitare perché sono coloro che realizzano una vita di perfetta felicità. Quando vengono avvicinate poi hanno anche loro i loro limiti. Se fossero vicini ci si renderebbe conto che sono persone come noi e tutta quell'aura di sacralità e di mistero svanirebbe presto. La conseguenza del fatto che gli abitanti di Nazareth non hanno accolto il messaggio di Gesù, non hanno accolto Gesù di Nazareth. Il risultato, la conseguenza. Brano evangelico ci presenta la conseguenza proprio in riferimento a ciò che è accaduto a Cafarno, ciò che aveva prodotto la fede. Era la vittoria della vita, una vita che non era più persa e una vita che dura. Là aveva operato questo la fede. Qui che cosa produce la mancanza di fede? Anche l'incredulità ha una forza enorme e produce dei grandi disastri. Se si rifiuta Cristo, si rifiuta l'amore, la gioia, la pace.
la mitezza, l'autocontrollo, il dominio delle passioni, il servizio gratuito, umile al fratello. Si rifiuta una proposta umanizzante. E nota l'Evangelista, Gesù ha potuto soltanto imporre le mani a pochi malati a guarirli. La fede, l'adesione, l'accoglienza della proposta di uomo che fa Gesù di Nazaret produce dei miracoli straordinari quando viene accolta nella fede. Se noi accogliessimo la proposta di uomo che fa Gesù di Nazaret, otterremo la pace, il dialogo, la riconciliazione. Pensiamo anche nel piccolo della nostra comunità, del nostro paese, della nostra famiglia. La riconciliazione familiare giungerebbe magari in situazioni in cui non ci si parla da decine d'anni e si accoglie la proposta di Gesù. Questa riconciliazione è un prodigio che è operato dal Vangelo. Se invece non si accoglie, sì, qualcuno lo accoglie, i prodigi sono molto pochi. Si registra sì qualche cambiamento come a Nazaret, ma qualche malato non grave che guarisce, qualche elemosina in più, qualche parola offensiva in meno, ma i grandi prodigi, quelli sorprendenti della presenza del regno di Dio nel mondo, non possono accadere dove manca un'adesione completa a Cristo e al suo Vangelo. E Gesù si meraviglia della loro incredulità. Nel Vangelo viene citato 2 volte questo verbo thaumazein applicato a Gesù. 2 volte soltanto Gesù si meraviglia. Una volta per la fede del centurione di Cafarno, rimane stupito Gesù che un pagano avesse tanta fede. La seconda volta che si meraviglia è del contrario, la mancanza di fede dei suoi compaesani. La conclusione del brano evangelico però non è sconsolante. Gesù è rifiutato a Nazaret, ma parte per annunciare questo messaggio in tutti i villaggi della Galilea. È un invito a non scoraggiarsi, naturalmente l'invito ad accogliere questo suo messaggio, ma poi a non scoraggiarsi nell'annuncio. Se questo messaggio qualcuno lo rifiuta, ci sono certamente tante persone che sono in attesa di ascoltare questa parola di vita. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.